que tu corazón se abra y repite este mantra. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Estoy bien, estoy Buongiorno bien. bellezza, io sono Holly Moon e questo è Astro Dee, il femminile alla luce delle stelle, connesso ai segni zodiacali. Esploreremo così gli archetipi delle dee greche femminili connessi appunto ai segni zodiacali. Sono molto felice perché abbiamo dato un piccolo sguardo a quelle che sono le dee vulnerabili, una parte delle dee vulnerabili del Pantheon, e adesso è giunto il momento di lasciarle un attimo in pausa ed esplorare un nuovo tipo di dee, quello delle dee vergini, le dee indipendenti. Ma non ti preoccupare amica, ci torneremo alle dee vulnerabili, è solo un momento. Però molto interessante adesso esplorare questo nuovo tipo di dea. E che cosa rappresenta una dea vergine? Beh, la dea vergine simboleggia l'autosufficienza e l'indipendenza. Non sono né legate né definite da relazioni con uomini, ma sono dee che si focalizzano sullo sviluppo personale e il raggiungimento degli obiettivi. Queste dee sono modelli di integrità e centratura su se stesse, esemplificando diversi modi in cui una donna può essere autonoma. Queste dee vergini, appunto, sono caratterizzati da una forte coscienza personale. Questo tipo di coscienza permette loro di perseguire obiettivi indipendenti, senza avere alcun tipo di distrazione esterna. Le donne che incarnano questo tipo di dea sono appunto donne indipendenti, focalizzate sui propri obiettivi e che ci tengono molto ad enfatizzare la propria autonomia. La Bolen, appunto, sai ormai che è il libro dal quale mi sono ispirata tantissimo per creare questo progetto. La Bolen introduce una teoria innovativa, proponendo che comprendere questi archetipi può aiutare le donne a riconoscere e sviluppare le proprie caratteristiche interiori. Gli archetipi delle dee vergini offrono dei modelli di comportamento di vita che non dipendono dalle relazioni esterne, ma piuttosto dall'integrità e dalla forza interiore. Gli archetipi di queste dee rappresentano donne che sono potenti e autosufficienti. Ed una discussione interessante che nasce appunto da ispirazione della Bolen è quella rispetto all'animus maschile o l'archetipo femminile. È proprio che le dee vergini non rappresentano in qualche modo una potenza maschile, non la rappresentano affatto, anche se lo possono sembrare, perché appunto donne forti e indipendenti. Ma la Bolen sottolinea proprio che sono questi gli aspetti autentici di un archetipo femminile. Le donne possono incarnare tranquillamente queste caratteristiche senza dover in qualche modo prendere l'atteggiamento di un comportamento maschile, piuttosto sviluppando le caratteristiche di autosufficienza e determinazione. E quindi giungiamo alla prima dea vergine, Atena, figlia di Zeus. Nota bene, figlia solo di Zeus. Ne avevamo un po' parlato quando abbiamo esplorato l'archetipo. Momento, un fiorellino. Ne abbiamo un po' parlato quando abbiamo esplorato l'archetipo Era. Anche lei, per gelosia, ha cercato di avere un figlio da sola, ma non ha riscontrato lo stesso successo. E perché? Atena la conosciamo tutti, è la dea della saggezza, dei mestieri, è la stratega e lei incarna potentissimamente l'archetipo della dea vergine. E andiamo un po' a esplorare questo tipo di archetipo femminile connesso al segno zodiacale del Leone. E quindi bellezza, oggi ci addentriamo nel regno luminoso del Leone, un segno che brilla di energia solare, orgoglio e generosità. E quale migliore compagna in questo viaggio se non Atena, la dea della saggezza? Il segno del Leone è noto per la sua forza di carattere e la sua capacità di guidare con cuore e mente. Scopriamo insieme come Atena e la sua saggezza innata risuona profondamente con il maestoso segno del Leone.
Atena è celebrata per le sue abilità manuali, in particolare nella tessitura e nella lavorazione dei metalli. Queste competenze riflettono una forma di intelligenza e pratica creativa. Le donne del leone, con la loro natura orgogliosa e il desiderio di eccellere, incarnano questo aspetto di Atena attraverso la loro abilità in mestieri che richiedono precisione e competenza tecnica. L'innovazione è un altro aspetto veramente caratteristico della dea Atena. La Bolen sottolinea che l'aspetto artigianale di Atena non si limita alla ripetizione di tecniche tradizionali, incarna anche l'innovazione e la capacità di migliorare continuamente. Le donne del leone, con la loro energia creativa e il loro spirito innovativo, possono portare avanti tradizioni artigianali e spingerle verso nuove frontiere. L'aspetto artigianale di Atena riguarda la trasformazione delle materie prime in qualcosa di utile e bello. Questa trasformazione simbolica si estende alle donne del leone, che con la loro abilità e ingegno portano a risultati tangibili in campi creativi e produttivi. Atena rappresenta anche l'equilibrio e la moderazione, un concetto che la Bolen chiama il giusto mezzo. L'equilibrio. La dea Atena è colei che trova l'equilibrio tra gli opposti. Non è né estremista né impulsiva, agisce sempre con una chiara visione del giusto mezzo. Questo aspetto di Atena è evidente nelle donne del leone, che sono equilibrate e ponderate nelle loro decisioni e nelle loro azioni. E indubbiamente Atena, essendo la dea della saggezza, incarna dentro di sé anche il senso del giudizio. Le donne del leone, che si identificano con questo archetipo, tendono a valutare le situazioni con obiettività, trovando soluzioni che tengono conto di tutti i fattori. Esse cercano appunto di mantenere un equilibrio tra ragione e sentimento, tra azione e riflessione. Il loro grande potere sta nell'essere indipendenti, non aver bisogno di dipendere da relazioni esterne e poter rimanere focalizzate sui propri obiettivi. Si potrebbe dire che i lati luce di questa dea Atena sia la saggezza e la razionalità. Le leonine, influenzate da Atena, sono molto logiche, razionali e orientate verso la conoscenza. Amano le soluzioni pratiche e metodiche, proprio come la dea stessa. Atena, come lato luce, io riconosco il suo modo di eccellere in campi come l'ingegneria, la scienza, la medicina. È la dea più saggia, è colei che ha proprio tutta la conoscenza e si distingue per la sua precisione. E poi, indubbiamente, la maestria artigianale, la creatività della dea Atena e l'innovazione la rende pioniera, pronta a conquistare nuovi orizzonti e con una mente brillante. Il proprio cuore è coraggioso, libero di poter esplorare dove altre menti non sono ancora arrivate. Raccontiamo però quelli che potrebbero essere i lati ombra di questo archetipo femminile connesso al segno zodiacale del leone. Beh, come primo mi viene da pensare alla rigidità emotiva. L'enfasi sulla razionalità può portare a una disconnessione dalle proprie emozioni, rendendo difficile sia per la dea Atena, sia per le donne del leone, per le donne che incarnano questo tipo di archetipo, rendendo così difficile la possibilità di esprimere i propri sentimenti. Il perfezionismo, la ricerca della competenza e della precisione può trasformarsi nell'estremo perfezionismo e molto autocritica, direi quasi un'autocritica eccessiva, creando stress e insoddisfazione. E poi la competitività, una competitività che anche in questo caso può arrivare all'eccesso. La natura ambiziosa di Atena e il desiderio di eccellere può portarla a essere un po' troppo competitiva, a volte a scapito appunto delle relazioni personali. Parliamo degli aneddoti interessanti di Atena. Sappiamo che Atena nasce da Zeus come unica figlia, Zeus unico genitore di Atena, che crea questa figlia perfetta. E come è nata Atena?
Atena nasce dalla testa di Zeus, armata e già adulta. Le donne del leone, se vogliamo connetterci così al segno zodiacale, spesso emergono in posizioni di potere e responsabilità fin da molto giovani, pronte così a prendere in mano le redini delle situazioni. Atena è conosciuta per la sua invulnerabilità e la sua illibatezza, due qualità che la distinguono dalle altre dee. Nata appunto dalla testa di Zeus, armata e già adulta, Atena è una figura invulnerabile, simboleggiando la forza mentale e la forza fisica. Questa invulnerabilità è anche un simbolo della sua indipendenza e della sua capacità di affrontare qualsiasi sfida senza soccombere. La sua illibatezza, essendo una delle dee vergini della mitologia greca, rappresenta la sua purezza e la sua dedizione alla saggezza, alla strategia, piuttosto che alle relazioni romantiche o alla sessualità. Queste qualità riflettono una forza interiore e un'autosufficienza che permettono alle donne, influenzate dall'archetipo Atena, di rimanere indipendenti e concentrate sui propri obiettivi senza distrazioni. Le donne che si identificano con Atena trovano in queste qualità una fonte di forza e di ispirazione. La loro invulnerabilità mentale le rende resistenti di fronte all'avversità, mentre la loro illibatezza simboleggia un impegno verso la crescita personale e professionale senza bisogno di avere conferme esterne. Wow! E la potenza di questi archetipi, di tutti gli archetipi, è che noi donne non dobbiamo per forza incarnare una dea una volta sola per tutta la vita. Possiamo decidere di incarnare diverse dee contemporaneamente in uno stesso momento o addirittura invocarle e attivarle nel momento del bisogno. E quindi, se io mi dovessi sentire adesso un archetipo Atena molto forte, riconoscendo quelli che sono i lati luce che abbiamo appena esposto e i suoi lati ombra, quali possono essere i miei modi per crescere? Beh, allora, si potrebbe intanto cercare di bilanciare la logica con le emozioni. Le donne che incarnano questo archetipo devono imparare a trovare l'equilibrio e permettersi di essere vulnerabili e di esprimere i propri sentimenti. Accettare l'imperfezione, abbracciare l'idea che la perfezione non è sempre necessaria e che c'è bellezza nell'imperfezione. Questo può alleggerirci dallo stress e dall'ansia da prestazione e ricavare un maggiore benessere. Terzo punto, valorizzare la collaborazione, ovvero al posto di vedere tutto come una competizione, una sfida, una gara, si potrebbe iniziare ad entrare nell'ottica che si può crescere insieme ad altre persone, valorizzando appunto la collaborazione e riconoscere il contributo degli altri. Atena è molto forte, indipendente e di ispirazione, ma non per questo le mancano le possibilità per crescere, perché ogni idea, vulnerabile o vergine che sia, ha sempre un modo di crescere bilanciando questi aspetti l'una nell'altra. Abbiamo visto come le dei vulnerabili avessero bisogno in parte di slegarsi dalle loro relazioni esterne e avere maggiore consapevolezza di se stesse senza dover cercare la conferma all'esterno. E dall'altra parte vediamo lo specchio, le dei vergini, indipendenti, determinate, autosufficienti, ligie ai propri obiettivi e piene di risultati, come invece abbiano bisogno di entrare nella sfera vulnerabile e potersi aprire alle proprie emozioni, ognuna in base alle proprie caratteristiche. Abbiamo visto qua oggi Atena come dea della saggezza e dei mestieri, quali sono le sue abilità, quali sono i suoi caratteri preponderanti, ma vedremo una seconda parte di Atena, forse una per le quali è la più conosciuta, la strategia, Atena la stratega. Ma questo ne parliamo nel prossimo episodio. E ora, come al nostro solito, giungiamo al momento del rituale. E dato che abbiamo parlato di Atena, archetipo della dea dei mestieri e della sua saggezza, vorrei rifarmi
ad un altro aneddoto. L'ispirazione sulla tela di Atena. Secondo il mito, Atena sfidò Aracne, una talentuosa tessitrice mortale, appunto ad una gara di tessitura. Aracne, sicura della sua superiorità, accettò la sfida. Atena tesse una meravigliosa rappresentazione degli dei dell'Olimpo, dimostrando non solo la sua abilità tecnica, ma anche la sua creatività e maestria artistica. Aracne, nonostante la sua bravura, non poté competere con la perfezione e l'ispirazione divina di Atena. Quindi, cosa possiamo fare noi oggi per celebrare Atena? Ed è così che mi sono lasciata ispirare dalla storia di Atena e Aracne. Ho scelto di celebrarla realizzando un gioiello di perline e come simbolo della saggezza ho scelto appunto l'occhio Deja que greco. tu corazón Ho se scelto abra un tema che rappresenta qualcosa di y significativo per estoy me bien, e ti estoy auguro che bien, anche tu possa trovare qualcosa di altrettanto potente. estoy bien, Mentre lavoro, estoy bien, rifletto estoy su bien. come la creatività e l'abilità artigianale mi connettono con la saggezza e l'innovazione di Atena. Penso a come posso applicare queste qualità nella mia vita quotidiana, non solo nei miei progetti creativi, ma anche nelle sfide, sia quelle personali che professionali. Una volta completato il mio progetto, mi soffermo a osservarlo. Questo atto simbolico rappresenta il mio impegno a coltivare la saggezza, la creatività e la forza nella mia vita. Io ti ringrazio di essere stata qui con me. Ci vediamo presto con il prossimo episodio. Non dimenticare di iscriverti al canale e attivare la campanella per avere tutti gli aggiornamenti su AstroDee. Un abbraccio. Deja que tu corazón se abra y repite este mantra. Estoy bien.